Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento della linea delle relazioni e degli affetti per quello che riguarda la lettura generale per il secondo semestre del 2023. È già online la lettura, la trovate nella sezione dell'oroscopo annuale stagionale e prima di iniziare vi voglio comunicare che da adesso, da quando insomma pubblicherò la lettura fino a fine luglio, è attiva la promozione semestrale. Quindi ci sarà una lettura esattamente come quella della lettura generale che ho appena pubblicato, quelle con la copertina azzurra, per capirci meglio. E ci sarà l'approfondimento di una linea a vostra scelta, che può essere la crescita spirituale nel secondo semestre, relazioni e affetti, oppure il lavoro e l'economia. Se avete bisogno di maggiori informazioni mi potete contattare a questo indirizzo email. Intanto io vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire questi oroscopi. Allora, partiamo con l'appeso al contrario, il 9 di bastone al contrario, un re di pentacoli, un fante di pentacoli e la carta dell'imperatore. Ragazzi, questo appeso al contrario fa ben sperare, normalmente parla di sblocchi, parla di questioni che sono superate, ok? È quel lavoro che si è già effettuato di, diciamo, anche rivalutazione per certi versi, e può fortemente essere in un ambito, nell'ambito familiare, vi dirò. È come se ci fosse una sorta di, vedendo queste due carte, una sorta di rassegnazione. Vi dico così anche perché l'appeso è una di quelle carte che parla di perdono, quindi è in un certo senso il fatto che si prenda atto di qualche cosa, come per dire, questa cosa semplicemente esiste e da qui in avanti bisogna lavorarci. Poi lo andiamo a vedere meglio eh, con i tarocchi, con i mini tarocchi. Il 9 di bastoni, al contrario, anche qui è una carta di stanchezza, è una carta di qualcuno che o avete bisogno di abbassare i muri o li avete abbassati perché siete troppo stanchi per continuare a difendervi, per continuare a sostenere un certo tipo di discussione, un certo tipo di situazione. Abbiamo poi anche però un re di pentacoli e un fante di pentacoli, ragazzi. Allora, vi dirò che se siete single, c'è anche l'imperatore tra l'altro dopo, se siete single ci potrebbero essere delle nuove conoscenze, potrebbero essere persone giovani, persone giovanili, potrebbe essere, c'è qualche cosa che ha a che vedere con la scuola. Ora, potrebbe essere un professore di vostro figlio, ipotesi, o di vostra figlia, potrebbe essere l'allenatore o l'allenatrice. Potrebbe essere un genitore, ipotesi, ovviamente questo sto dicendo se siete singole, però questa nuova persona comunque, questa nuova conoscenza è intorno a quello che sono dei corsi, degli insegnanti, qualche cosa per lo stile. Fatemi poi sapere che corsi vorrete fare nella seconda parte del 2023. Terminiamo poi con l'imperatore, ragazzi. L'imperatore è una bellissima carta perché parla di stabilità, parla di qualche cosa che è stato costruito nel tempo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo appeso. Abbiamo un fante di coppe al contrario, un matto al contrario e un 10 di bastoni. Notate che qui abbiamo un 9, qui il 10 di bastoni. Allora, ho come la sensazione che qui, ragazzi, ci sia qualche questione, sì, che a un certo punto deciderete di lasciarvi indietro con queste due carte, perché avete sia il 10 di bastoni che la carta dell'appeso. Vi dico, avere queste due carte al contrario denota un certo tipo di sfiducia, può essere
o nella famiglia che avete creato voi o nella famiglia di origine, ok? Però in famiglia. C'è qualche cosa che ha a che fare anche con dei figli, lo sento proprio forte. Andiamo a vedere il 9 di bastoni al contrario. Allora abbiamo un 10 di pentacoli, un fante di denari, la carta degli amanti e un 7 di pentacoli. Ragazzi, io ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di passaggio che dovrete effettuare, perché vi dovete lasciare indietro qualche cosa. Tenete presente che qui avete un 10 di bastoni e anche un 10 di pentacoli al contrario. Allora, o qualcuno qui si è arreso davanti a quella che è la famiglia di origine, davanti a quello che è una scelta, diciamo, di un gruppo più grande, perché il 10 di pentacoli parla di famiglia allargata, quindi con nonni, zii, cugini e via dicendo. E la carta degli amanti può parlare di una nuova relazione, appunto, come vi ho detto. Il fatto che ci sia il 10 di pentacoli al contrario può denotare o che voi siate alla fine di una relazione o che comunque ragazzi, uno dei due, se doveste fare questa nuova conoscenza, qui abbiamo il fante di pentacoli e il re di pentacoli, però il fante di pentacoli, secondo me è questa la persona che andrete a conoscere, quindi io di solito non lo dico mai, ma potrebbe essere un segno di terra o considerato che c'è la forza anche un segno di fuoco, il leone, nello specifico. Potrebbe anche essere gemelli se, se siamo proprio lì a vedere, però vabbè, non vado oltre perché non mi piace tanto dire i segni. Comunque sta di fatto che, ragazzi, uno dei due potrebbe essere in una fase di chiusura della relazione per far sì che nasca un nuovo amore. O più semplicemente come se per esempio siete in una relazione stabile, ma ci sono sempre, come dire, delle cose che vi stancano, che vi fanno buttare un po' giù le armi, è come se qui ad un certo punto iniziaste a lavorare sul vostro amor proprio, su cercare di capire come potete cambiare la situazione. Però ecco, è come se ci fosse una sorta di resa nella seconda parte del 2023. E vi ripeto, quando c'è l'appeso è perché ci si, tra virgolette, arrende alla realtà che c'è. Cioè è come quando, vi faccio un esempio, una persona ci lascia e noi non ce ne facciamo una ragione. L'appeso parla proprio di, ok, vedi le cose da un altro punto di vista, al di là di quello che vuoi tu, la realtà è che quella persona ti ha lasciato, quindi lei non vuole te. Scusate. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Questo ovviamente era un esempio, 6 di spade e 8 di bastoni. Allora, ragazzi, per molte persone vi dirò che c'è un viaggio con questo 6 di spade, potrebbe essere anche solo uno spostamento eh, tipo di un fine settimana o di un pomeriggio. Normalmente il 6 di spade parla di spostamenti di idee, muoversi da un'idea a un'altra, ok? Però nel caso ci sia qualche, cioè nel caso abbiate figli o ci sia qualche questione legata ai figli, sento che potrebbe esserci una scarsa comunicazione nella seconda parte del 2023 o una comunicazione diciamo un po' superficiale, non perché, cioè come se questo figlio, questo progetto, questo possiamo chiamarlo anche hobby, è come se portassero via tanto tempo. Di conseguenza la comunicazione, diciamo intorno a voi, diventa un po' faticosa, un po' intermittente, un po' superficiale. Fate attenzione perché quando c'è l'otto di bastoni al contrario potreste avere problemi proprio di connessioni internet.
Se per esempio dovete cambiare la compagnia del wifi o cose di questo genere, perché qui c'è un movimento da un posto a un altro. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Re di Spade, Mago e la carta del Papa. Scusate, voglio andare a vedere anche questo Imperatore. Interessante perché abbiamo Regina di Spade e Re di Spade, ragazzi. Allora, qui quello che vi vogliono un po' dire è di focalizzare l'obiettivo. Avete il mondo alla fine della stesa, ci sarà un completamento, ci sarà il raggiungimento di un risultato, il raggiungimento di un ruolo, di un certo tipo di stabilità, di un certo tipo di vetta, mi verrebbe da dire. Diciamo che, allora, facendo una sorta di riassunto, allora, per chi è in coppia, perché in coppia ho come la sensazione che ci sia una sorta di rivalutazione, ma la possibilità comunque di creare un rapporto veramente in armonia. Ehm, Ripeto, avete un po' abbassato le difese, secondo me perché c'è una sorta di sfiducia nei confronti di qualcuno all'interno della vostra famiglia. Però è come se ci fosse la sensazione di non avere la famiglia unita. Però in realtà credo che sia solo una vostra sensazione, perché comunque il 10 di Pentacoli è il contrario. Però in realtà c'è anche tanto amore. Nel caso aveste dei figli, vi dirò che potrebbe esserci un allontanamento da parte dei figli, magari per motivi di lavoro, per motivi di studio. Ehm, Qualcuno dei vostri figli concluderà la carriera universitaria o semplicemente tipo riceverà la promozione, avrà come un aumento di ruolo, diciamo così, ci sarà un risultato raggiunto. Per quello che riguarda la vita sociale, ragazzi, vi dico, cercate qualche hobby che vi possa permettere di, mi verrebbe da dire, di scoprirvi dentro, di rompere le barriere. Qualche hobby artistico, secondo me, potrebbe essere. Qualche cosa che va fuori dagli schemi, proprio per una questione di espressione personale. Per quello che riguarda gli obiettivi, ragazzi, qui si tratta di semplicemente capire che cosa desiderate, puntare l'obiettivo con questa carta della stella e fare tutti i programmi che sono necessari, creare tutte le regole necessarie per raggiungere l'obiettivo. Tenete presente che quando c'è l'imperatore è sempre una carta di qualcuno che è arrivato in alto, ma ci è arrivato dandosi delle regole, lavorando con costanza, continuamente, tutti i giorni. Ed è anche un po' l'energia di questa regina di spade che vi dice di programmare, di fare dei progetti e eventualmente di tagliare quello che non vi serve più, insomma. Ma ho come la sensazione che sia un po' di sfiducia nella gioventù. Magari perché avete questa situazione un po' particolare con i figli o con il figlio o la figlia, insomma. Se non fosse un figlio, chiaramente è un progetto, ve l'ho già detto prima, ma è come se avessi bisogno di trovare nuove forme di, nuovi mezzi di comunicazione per proporre questo progetto. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Comunque, ragazzi, se siete single potrebbe entrare una persona nuova, io ve lo dico, eh. Diciamo che potrebbe essere una persona stabile, non vedo ancora del tutto, sì, però avete gli amanti, in realtà sì, potrebbe anche essere proprio una relazione d'amore stabile. Andiamo a vedere ancora un oracolo.
Ok, carta numero 7. Allora ragazzi, qui parla di una rigenerazione. In effetti avete il 9 di bastoni qua che parla di una certa stanchezza, di una certa spossatezza, di un calo di energie, proprio anche fisiche. Se poi sentite che è così potete anche prendere delle vitamine, però qui nello specifico parla di piante medicinali, parla di prendersi cura di sé da dentro. C'è bisogno di una rigenerazione qui, ragazzi, perché giustamente c'è tanta stanchezza. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn, che io amo. Sono 101 carte e ognuna di queste meditazioni è stata canalizzata nella comunità di Findorn. Ok, andiamo a vedere. Ok, ce ne sono tante, ma le leggiamo tutte. Fintanto che vi compiacete di voi stessi e siete soddisfatti di voi, finché siete pieni di autocommiserazione, di egoismo e vi preoccupate per voi stessi, vi costruite intorno una corazza che mette a dura prova ciò che è dentro e che non riesce ad uscir fuori per esprimersi. Mantenete la vostra mente ferma in me, in Dio, nell'universo, ed esprimetemi in tutto ciò che fate, dite o pensate. Fluite in ciò che è nuovo con gioia perfetta, in armonia e in libertà. Bellissima. Il cambiamento è continuo, non opportici, ma fluisci con esso. Accettalo. Può non essere sempre comodo, quindi sforzati di accettare qualche piccola scomodità affinché il nuovo possa gloriosamente evolversi in te e attraverso di te, trasformandoti in un essere nuovo, colmo di luce, di amore e di ispirazione. La gioia profonda può essere vissuta nella quiete della preghiera. La grande gioia può essere espressa in una canzone, nelle parole. Tutto il tuo essere può danzare gioioso. Basta un sorriso per parlare della gioia e gli stranieri possono condividerla anche se non parlano la tua lingua. La fede è vuota, senza opere. Vivi e dimostra la tua fede, sicché tutti possano vedere cos'è davvero importante per te, quanto si rinforza quando la metti in pratica, dapprima in circostanze determinate e poi, a poco, in ogni aspetto della tua vita. Bellissime carte, amici del cancro. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione, con una condivisione. Se avete piacere di supportare attivamente il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi. L'abbonamento ha due fasce di prezzo, la prima, che è quella più bassa, è semplicemente per sostenere il canale, mentre la seconda, la fascia di prezzo più alta, vi dà accesso ai video di crescita spirituale che sono riservati agli abbonati. Io ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!